Ciao Lempalinati, sono Pio3 e oggi parliamo dell'Holosun HS510C. Era da diverso tempo che volevo portare sul canale un'alternativa all'Hurricane o alle varie sottomarche rimarchiate che troviamo in giro. La recensione dell'Hurricane ormai ha 6-7 anni e sfortunatamente gli Hurricane non si trovano più. Poi vi ho parlato della combo della JJ Arms che indubbiamente non lo eguagliava in qualità generali ma poteva rappresentare un discreto punto di partenza. E poi mediamente quelle sono le performance che ritroviamo anche in tutte le altre marche low cost, parliamoci chiaro, le differenze sono veramente minime. Ecco perché oggi sono qua con l'Holosun HS510C, un reflex sight aperto con caratteristiche veramente strepitose, soprattutto per il rapporto qualità e prezzo che lo pone tra le prime scelte sul panorama degli organi di mira, soprattutto nel mondo del real steel, un vero best buy insomma. Sia l'Holosun che vedrete questa volta che quello che farò a breve relativo all'HS, come cavolo si chiama, già non mi ricordo, ve lo scrivo qua adesso in sovraimpressione. Non sono sponsorizzato dalla Holosun in nessuna maniera, voglio portarvi la mia esperienza di user in campo, perché questa marca veramente mi ha conquistato. Allora ragazzi, prima di tutto specifichiamo che si tratta di un organo di mira ideato per le armi da fuoco e non per il mondo dell'airsoft. E sì, purtroppo se vogliamo una qualità che si distacchi dal solito DOT che si stara con errori di parallasse, lenti bombate, ghost vari pronti a scaricarsi in un paio di giocate appena ve lo dimenticate acceso, dobbiamo necessariamente cercare altrove. Alcuni di voi magari si trovano già bene con replica da Airsoft, per carità, le ho usate per anni, sono comunque divertenti e sicuramente spendete la metà. Ma oggi voglio portarvi qualcosa di veramente valido e se state cercando uno step in più e non volete lasciarci proprio un rene, sono sicuro che non ve ne pentirete. Il packaging della Holosun è strepitoso, sembra di spacchettare un iPhone. Abbiamo una scatola in plastica trasparente, scura, molto ben realizzata. Al suo interno troviamo subito le sue istruzioni. Dovete stare attenti perché poi c'è una batteria appiccicata all'interno di essa, io l'ho già staccata perché l'ho già inserita, superando il foam di protezione. Abbiamo poi il DOT, la chiave per la regolazione dell'alzo e della deriva e per smontare alcune componenti, il classico panno, un portabatterie di riserva e una batteria appiccicata alle istruzioni come vi ho detto, una chiave stellare e questo è tutto. La scatola di per sé è bellissima, forse non utile per il trasporto separato dal fucile, ma bellissima come oggetto all'acquisto. Esteticamente trovo questo DOT aperto molto accattivante e la Holosun non si risparmia nella finitura, per cui abbiamo un oggetto veramente ben strutturato e rifinito. Anche montato sul fucile mi piace veramente da matti. Si tratta di un open reflex con reticolo variabile, struttura in alluminio 70-75 con scocca in titanio di quinto grado, che lo rende più leggero del classico titanio, mantenendo tuttavia le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni, come specificato nelle istruzioni, anche all'acqua marina, tra gli altri.
Caratteristiche tecniche eccellenti anche per la componente elettronica, che vanta diverse soluzioni pratiche e utili, come la tecnologia Shake Awake a doppia alimentazione in combo con la batteria e le celle solari. Tutti i reflex sight hanno una lente inclinata attraverso cui si traguarda e sulla quale viene proiettato il LED con un'angolazione tale da far arrivare il riflesso del reticolo all'occhio dell'osservatore nella finestra del DOT. Questo tipo di tecnologia è apparentemente semplice e di fatto lo è, ma la cosa può risultare controintuitiva, perché affinché un organo di mira risulti preciso e affidabile, il tipo di lente, le componenti meccaniche e infine il tipo di luminosità devono rispondere a determinati requisiti fondamentali. Vi sarà sicuramente capitato di utilizzare una replica low cost di questo tipo e se avete osservato bene avrete notato che spesso vengono utilizzate lenti in plastica o quelli che chiamo fondi di bottiglia, che tendono in alcuni casi addirittura a deformare l'immagine, e lo si nota al passaggio dall'immagine esterna all'immagine del DOT. Possono verificarsi delle deformazioni, bombature o addirittura leggeri ingrandimenti, ovviamente non voluti ma derivanti dalla scarsa qualità della lente. Vi chiederete: e perché non mettono una lente buona? Perché le lenti buone costano e non poco, inoltre devono avere caratteristiche di resistenza alle intemperie e questo le rende ancora più care. Pensate alle lenti per le macchine fotografiche. È la stessa cosa. Tante volte i fotografi hanno delle lenti montate che costano il doppio del corpo macchina. Nell'HS 510C la qualità della lente è a dir poco ottima. Non abbiamo nessun tipo di marchio tipo Leica o Zeiss a garantirne la qualità, ma non si nota alcuna deformazione, nulla. Dal centro all'esterno fino ai bordi l'immagine rimane fedele a quella che potete vedere in esterno. Unica cosa è il colore. La luce subisce una leggera virata verso il blu, ma non è affatto scura, risultando estremamente luminosa tra l'altro. Altra caratteristica spesso trascurata è a volte assente per via del trattamento a specchio. Non so se avete presente. Ecco, in quei casi quel trattamento è necessario internamente e esternamente al fine di aumentare la riflettibilità del reticolo. Anche qui il DOT di bassa qualità sono scuri da matti e lo si nota subito. Non è il caso di questo, appunto. Sempre per le caratteristiche della lente abbiamo una curvatura tale e ben studiata che questo reflex è del tutto assente da difetti di parallasse. E qui è il caso di aprire un capitolo specifico. Stando a quello che spesso si commenta nei vari forum sull'argomento a detta dei vari visir delle ottiche mondiali, non esistono apparati parallass free al 100%, neanche quando si parla degli acclamati EOTech, anche se le case li vendono come parallass free. Ci sono valanghe di forum con accaniti detrattori, secondo loro trovare un vero parallass free non si può, non esiste. Ora, io non entro così nel dettaglio tecnico, ma per quella che è la mia esperienza, questo sistema è parallass free al 100%. Dal centro fino ai bordi della finestra non avvengono strani fuggi del reticolo, ma il DOT rimane fermamente centrato sul punto che avete prestabilito ovunque. E per me la prova del parallass free è ampiamente superata. Averne di DOT con questo parallass. Proprio per questo tipo di caratteristica, questo reticolo consente di avere un'acquisizione incredibilmente rapida e precisa del bersaglio. E, tornando al mondo dell'airsoft, visto e considerato che guardare la scia dei pallini lo è altrettanto veloce, è indispensabile che il DOT perlomeno sia preciso sulla questione del parallass.
Molto spesso leggo nei forum di giocatori che non ritengono utile l'uso di organi di mira e che a parere loro si tratti di un elemento puramente estetico o decorativo, che le tacche di mira siano sufficienti. Non intendo contraddire la tecnica di nessuno, assolutamente. Ogni giocatore deve essere libero di scegliere e abituarsi al suo stile di gioco e alla sua tecnica di tiro. Non sono qua per insegnare, ma i DOT o comunque gli organi di mira come questo reflex con reticoli sono stati inventati e vengono utilizzati proprio per la velocità di acquisizione, proprio perché sono stati creati per cercare di azzerare il problema del parallasse, ovvero di dover allineare le due tacche di mira delle armi. Senza, se volete essere sicuri di mirare bene, bisogna allineare quella frontale con le due posteriori in deriva e in alzo e, mantenendole perfettamente allineate, posizionarle sul punto che si vuole colpire. Non è per niente facile, lo sapete benissimo. Diventa molto più semplice il processo riducendolo al posizionare semplicemente il reticolo o un punto luminoso sul bersaglio che si vuole colpire, saltando tutta la procedura. Mi sembra logico. Certo, se non vi interessa cosa volete colpire e uno tira grosso modo alla sagoma, allora non è fondamentale. Ma se incominciamo ad allontanarci dai 10-20 metri in cui la mira istintiva gioca ancora un ruolo importante e parliamo di 40, 50 o addirittura 60 metri, allora avere le tacche di mira ben allineate o un DOT senza problemi di parallasse diventa molto molto più importante. Ora, considerando che la tecnologia nel mondo dell'airsoft continua a fare passi da giganti ogni anno e che gli ultimi ritrovati in fatto di sistemi di effetto Magnus come ad esempio l'ROP hanno di fatto portato il gioco a distanze pari a 65 metri e anche di più, di fatto possiamo affermare senza ombra di dubbio che l'utilizzo di strumenti come i DOT o reticoli olografici risulta anche qui dannatamente utile per l'acquisizione rapida, esattamente come avviene per le armi vere, dove appunto questi strumenti risultano particolarmente efficaci anche qui entro i 100 metri, sopra i quali incomincia a essere necessario un organo di mira dotato di ingrandimento. Ora, torno a dire, ognuno è libero di giocare e usare il sistema che preferisce, per carità, ma sto cercando di basarmi su fatti pratici che a volte sfuggono ai più. E per la mia esperienza il DOT è utile, non solo per l'acquisizione rapida, ma diventa un aiutante insostituibile nelle notturne. Al buio diventa una questione per me indispensabile, ma anche qui lo diventa solo se sono rispettati alcuni parametri di luminosità di cui parleremo fra un attimo e in generale se si affianca ad un organo di mira, qualunque esso sia, un adeguato allenamento all'utilizzo corretto. La luminosità del HS510C lo potete dedurre dal nome della marca, Holo-Sun, è un sole. Ha una luminosità ideale anche in pieno sole, appunto. Il reticolo è visibile sempre, ovunque, e la sua immagine è dettagliata, netta e definita, salvo che per chi ha problemi di vista o di astigmatismo in particolare, questo ovviamente. Mai trovato nulla di simile, persino più definito dell'EOTech, che fornisce un'immagine più pixelata e meno pulita. 11 livelli di luminosità, di cui l'11° è luminosissimo, ma esiste anche un altro parametro, spesso sottovalutato, la capacità di scendere di intensità a livelli bassissimi, ma pur sempre consistenti in tutta l'immagine proiettata. Bene,
L'Holosun HS510C ha infatti anche una luminosità bassissima ideale. Il primo livello di illuminazione del LED lo rende ottimo anche durante l'utilizzo coi visori notturni di terza generazione. E se uno non utilizza i visori, è possibile alzare l'intensità al secondo o al terzo per avere anche in una situazione di pitch black, buio pesto, un reticolo che non vi accecherà, non glowa all'interno della finestra, rendendo il sistema praticamente inutilizzabile. Bene, che dire, sono commosso già qua. Eppure non basta, proprio quando avete già deciso e siete convinti con la carta di credito in mano, rincaro la dose e adesso arriva il bello. Aspettate un attimo. Questo reflex, come dicevo all'inizio, ha delle celle solari poste sulla parte meno esposta, così da non rischiare neanche di sfondarle durante un urto, cosa che è successa con un altro DOT che succede puntualmente con per esempio gli SRS da Trigicon in scenari di guerra. Ma adesso vi racconto una cosa. Dovete sapere che quando l'ho ricevuto questo DOT e ho aperto la scatola, ho subito preso e provato ad accenderlo. Sapevo del portabatteria di riserva, quindi quando l'ho visto accendersi, ed ero in camera dove era abbastanza buio, quando l'ho visto accendersi appunto ho pensato ci fosse la batteria, anche perché era molto luminoso. Ma poi, dopo diversi minuti, ho visto che ogni tanto lampeggiava e ho trovato una batteria incollata nelle istruzioni che ne illustrava appunto l'inserimento al primo utilizzo. E lì, vabbè. Morale della favola? Il reticolo ha un LED con un'efficienza incredibile, capace di essere super luminoso con pochissima corrente ed è praticamente sempre lì. Basta poca luce, che ci sia la batteria o che si alimenti automaticamente dalle celle, passaggio che è garantito appunto in automatico una volta che la batteria si esaurisce. Il DOT è sempre lì. Ma aspettate, la casa, ma anche chi lo ha usato, ha riportato una durata allucinante, 20.000 ore con reticolo completo e alla intensità massima, sempre acceso, e con intensità inferiore fino a 50.000 ore. 50.000 ore. Sapete quanto sono 50.000 ore tradotte in giorni? 50.000 diviso 24 fa 2.083 periodico, che diviso su 365 giorni fa 5.7. Sì, avete capito bene. Più di 5 anni e mezzo. Significa che ora l'ho acceso e bisogna vedere se fra 5 anni e mezzo giocherò ancora da Airsoft, quando lampeggiando dolcemente porrà il problema di cambiare la batteria. Una CR2032, non una batteria all'iperuranio, la stessa che montate sui vostri DOT, che se solo li lasciate accesi una notte, ciao, la mattina avete un fievole puntino, se va bene, e vai di batteria nuova. Capite? 5 anni e mezzo, ma se volessi lasciare acceso sempre, sì, lo posso fare, ma con il sistema che c'è qua dentro non è praticamente possibile. Sapete perché? Perché ha la funzione di autospegnimento. Quando lo riaccendete, giusto per la cronaca, ha salvato la vostra ultima regolazione. Così, giusto per dire. E non è tutto, di nuovo, perché le celle solari sono anche un sensore di intensità luminosa all'occorrenza, quando sceglierete di impostare la luminosità sulla funzione automatica, funzione che vi consente di avere la luminosità che si adatta in base alla luminosità dell'ambiente. Ora, è un'interessante funzione, ma nella mia esperienza, soprattutto in CQB, questa funzione è un problema, soprattutto quando siete in controluce verso una finestra, ad esempio. Non la percepisce e ragiona più che altro sulla luce che arriva dall'alto e nell'ambiente generale, quindi potrebbe risultare fallace, ma la funzione c'è e all'aperto in un boschivo può essere molto molto utile. Altra figata pazzesca, insomma.
Ma andiamo avanti e torniamo alla funzione di autospegnimento, a meno che non desideriate disattivarla e quindi di avere il DOT sempre acceso, come ho già detto, per 5 anni e mezzo. L'HS510C ha la possibilità di spegnersi automaticamente a intervalli selezionabili: 10 minuti, 1 ora, 12 ore. Tutto regolabile tramite i 2 semplici pulsanti più e meno posti sul fianco. Siete piacevolmente impressionati? Non male, vero? Ma questo è niente. Ora arriva il bello, l'ho già detto. Bene, questo reflex ha anche la funzione Shake Awake, che gli consente, quando attivata, di riaccendersi appena sente una minima vibrazione o movimento dell'arma, e vi garantisco che è sensibile quanto basta, e appena sfiorate il DOT lui riparte. Ricordatevi che potete sempre decidere di spegnere definitivamente il sistema e bypassare questa funzione, lasciandolo sempre spento, giusto per puntualizzare. Come avete visto dal titolo della sezione, non è mica finito. Il mirino è interamente impermeabile all'acqua, con una certificazione IP67 che gli consente di essere immerso completamente anche diversi metri sotto l'acqua per tutto il tempo che volete, senza avere problemi. Bello, molto rassicurante. In ultimo, ma non per importanza, il reticolo è modificabile. Si può scegliere per chi non amasse il classico pallone rotondo con puntino stile EOTech. Tra l'altro, per i tiratori con arma da fuoco ha un DOT a 2 MOA e uno fino a un pallone a 65, cioè praticamente il cerchio. Si può infatti ciclare, come dicevo, tra il DOT cerchiato, cioè il cerchio più il DOT, il semplice DOT o solo il cerchio, magari se usate un fucile a pallettoni. L'HS510C può essere acquistato anche con altre colorazioni del reticolo, nel mio caso era il rosso, ma c'è anche il verde e il giallo. Non è possibile cambiare la colorazione nello stesso DOT, la scelta va operata all'acquisto. Considerate che lo spettro del colore verde è molto più visibile all'occhio umano e quindi risulta ancora più luminoso, mentre per chi ha problemi di daltonismo esiste appunto la versione gold, ovvero quella gialla. Finiamo veramente questa volta con il suo Quick Detach con Sicura, che non è il classico sistema di bloccaggio con cui siamo abituati ad avere a che fare con le repliche. I metalli, proprio il modo in cui lo sentite mentre lo chiudete è diverso. Senza nessuno sforzo, nel momento in cui l'avete regolato, sembra si incolli al fucile, proprio minimo, e non si muove più da lì. E voilà, credo di avervi detto tutto sulle specifiche tecniche di questo oggetto. Ah beh sì, l'alzo e la deriva ce li ha di qua, sono a click, hanno dei click stupendi. Cos'altro c'è da dire, ragazzi, su questa roba? Tiriamo le somme. L'Holosan HS510C è un organo di mira completo, semplice nell'uso e nell'utilizzo, che fornisce un'ottima finestra di acquisizione, leggera e ariosa, la definirei così, pur mantenendo caratteristiche di solidità e resistenza. La regolazione dell'alzo e della deriva avviene in maniera pulita e solida attraverso appunto definiti click che permettono una enorme consistenza e semplificazione anche in fase di azzeramento. Il suo attacco standard per i rail piccatini e la regolazione è agevolata per qualunque adattamento attraverso una vite esterna, lo rendono veramente pratico. Le dimensioni, seppur non piccolissimo, parlo tra il low profile, per via di un design veramente snello, comunque gli permettono di mantenere lo stesso salto di finestra dei suoi più diretti equivalenti come gli EOTech. Personalmente, per via che proprio ultimamente
esiste questa possibilità di raggiungere distanze consistenti con le ultime innovazioni nell'airsoft, un DOD del genere rappresenta un'alternativa da prendere assolutamente in considerazione. Mettendo qualche soldo da parte, magari evitando di buttare soldi come spesso succede, comprando cose inutili, mentre per chi usa armi vere la soluzione è altrettanto accattivante, consentendo di non spendere tanto e di avere un prodotto veramente all'altezza. Fatemi sapere se questa recensione è stata utile nei commenti, lasciate un pollice su se vi è piaciuta e non dimenticate di iscrivervi attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video e le prossime recensioni che farò. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima rec. Da Pio 3 per oggi è tutto, anche dalla Holosun. Ciao là, impallinati. Era da diverso tempo che volevo portare sul canale un'alternativa all'Hurricane o alle varie sottomarre. Perché non mi viene sottomarche?